Ciao a tutti e bentornati in Domotics Duino, io sono Marco e questo è un nuovo episodio della serie OpenHub in pillole. Continuiamo a parlare di sitemap e in particolare oggi approfondiamo una tipologia di oggetto che merita un video a sé in quanto è un pochino più complessa degli altri. Abbiamo visto nei video precedenti degli oggetti relativamente semplici, in questo video andiamo a vedere la gestione dei pulsanti, scomodando quindi le tipologie di oggetto button grid e button. Button grid è un elemento che ci permette di mettere insieme più pulsanti tendenzialmente legati allo stesso item o anche ad item differenti ma legati più o meno alla stessa tipologia logica di cosa, per avere più funzioni condensate appunto in una o più righe. Andiamo a vedere un esempio. Iniziamo a fare questo esempio di button grid a cui leggo un item. Andiamo a vedere la definizione di questo item, che è una stringa. Questo è un item che diciamo in questo caso di test rappresenta una delle modalità di utilizzo del clima, che è chiamata modalità opzionale, e adesso vi faccio vedere come viene renderizzato. Questa è una delle possibilità, poi ne vedremo altre. Vedete che fa apparire tutta una serie di pulsanti che fanno sì che ogni pulsante cliccato invia un particolare comando a questo item, quindi invia una particolare stringa a questo item. Come faccio a definire la tipologia di bottoni che devono apparire all'interno di questo button grid? Col parametro buttons, dove devo definire riga e colonna, quindi la posizione all'interno della mia griglia di bottoni, il comando che verrà inviato all'item e l'etichetta che voglio vedere sull'interfaccia. E eventualmente posso specificare anche un'icona. In questo caso ho specificato l'icona di switch off, mentre negli altri pulsanti non l'ho specificata l'icona. Infatti nella sitemap si vede che solo il primo pulsante ha l'icona, gli altri hanno le scritte. Quindi io ho definito un'unica riga perché hanno tutti uno i pulsanti come primo parametro e 4 colonne, 1, 2, 3, 4 con i 4 pulsanti. Questo tipo di sintassi ha delle limitazioni perché in questo modo tutti i pulsanti della button grid sono legati allo stesso item, quindi non è possibile inviare comandi ad item diversi all'interno della stessa button grid con questa sintassi. Con questa sintassi non è possibile far vedere lo stato in cui è l'item, quindi in questo momento il mio item potrebbe essere in off, però io dai 4 bottoni non lo vedo. Andiamo a vedere qual è il valore del nostro item facendo banalmente un text item. Vede, al momento siamo su speed, non su off, però i pulsanti non mi fanno vedere questa situazione. Se però io schiaccio il pulsante, ad esempio quiet, vedete che l'item comunque cambia di valore. Per ovviare a questa limitazione la button grid si può usare anche in un modo diverso, che adesso vi faccio vedere, e che è il seguente. Non definiamo più l'item legato al button grid, ma definiamo solo l'eventuale etichetta che raggruppa i nostri pulsanti, e poi definiamo 4 oggetti di tipo button all'interno della nostra button grid. In questo modo così vediamo anche la tipologia di oggetto button insieme alla button grid. Quindi all'interno della button grid abbiamo più button, ognuno ha le sue coordinate, quindi row 1, colon 1, row 1, colon 2, come avevamo definito in questa sintassi un pochino più compatta. Però ogni bottone può avere un item diverso. Adesso io qua ho specificato lo stesso, però in teoria qua potevo inserire item tutti diversi. Ogni button ha la sua label, ha l'azione da effettuare, cioè il comando da inviare all'item quando il pulsante viene cliccato, quindi off, sleep, quiet e speed, che sono gli stessi che abbiamo definito nella sintassi compatta, e in più abbiamo la possibilità di specificare ulteriori opzioni sui singoli bottoni. Queste opzioni sono stateless se lo specifico, altrimenti di default sarebbe stateful. Cosa vuol dire? Che il pulsante mi fa o non mi fa vedere il singolo stato, quindi si evidenzia o non si evidenzia se l'item ha quel particolare valore. Adesso sull'off ho messo stateless. Se non specifichiamo stateless
vuol dire che è stateful, cioè fa vedere lo stato corrente dell'item in funzione del valore di quel pulsante. Vedete che adesso sono apparsi i pulsanti ed è evidenziato quiet perché l'item è in quella modalità e il pulsante relativo non è stateless. Se io adesso passo su off, cioè clicco off, l'item passa su off e il nostro pulsante off non si evidenzia neanche nella button grid sotto, che è quella un pochino più completa. Quindi in alcuni casi può servire, in altri meno. Altri parametri che possiamo usare all'interno dei button sono il parametro icon e static icon che abbiamo visto qua, che ha lo stesso significato che abbiamo visto nei video precedenti, e poi oltre al click off, che vuol dire che il comando viene inviato quando il pulsante viene premuto, possiamo anche inserire release uguale on. Questo vuol dire che il mio pulsante fa due cose diverse quando viene schiacciato e quando viene rilasciato. Ci sono dei casi in cui potrebbe servire una cosa del genere e quindi il button ci permette di fare questa cosa. Il button è un elemento particolare perché non può vivere al di fuori della button grid, quindi si può definire solo all'interno della button grid. Bene, per questo video possiamo fermarci qua. Abbiamo visto come possiamo inserire dei pulsanti all'interno della nostra sitemap, le diverse configurazioni della tipologia di oggetto button grid e button contenute al suo interno, e nel prossimo video continuiamo la carrellata delle tipologie di oggetti da inserire in una sitemap che al momento non abbiamo ancora visto. Per adesso vi ringrazio se siete arrivati fino al fondo di questo video. Per chi vorrà, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!